Di la verità, anche tu non ce la fai più a stare dietro alla creazione di nuovi contenuti per la tua azienda, non è vero? Tranquillo, si tratta di un problema assolutamente diffuso che può essere almeno in parte risolto da una strategia detta Content Curation. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence e il nostro obiettivo è aiutare le aziende a prendere il controllo del proprio business e del proprio marketing, ovviamente grazie ai dati. In questo video scopriamo i vantaggi della Content Curation e come puoi iniziare anche tu subito in 3 step. Resta fino alla fine per scoprire i tool che utilizziamo anche noi. Creare contenuti è una delle attività più time consuming che esistano. Pensa ad esempio a questo video. Se lo stai guardando significa che abbiamo dovuto definire il tema del video, strutturare il discorso, girare i pezzi e realizzare il montaggio, per non parlare del tempo per caricare il video online. E tutto questo ogni settimana di ogni mese, da inserire tra le 1000 altre attività che un'azienda deve svolgere di giorno in giorno. Chi ce lo fa fare? Beh, il motivo è che i contenuti sono ovviamente fondamentali, ne abbiamo già parlato in altri video che trovi nel nostro canale. Tra l'altro, già che ci sei, se trovi utili i nostri video, ti invito a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella proprio per non perderti i nostri video su come acquisire le competenze fondamentali per prendere il controllo del tuo business, ovviamente grazie ai dati. Ma ora torniamo all'importanza dei contenuti. I contenuti ovviamente non possono essere l'unica strategia che utilizzi per raggiungere i tuoi clienti, ma se realizzati in modo data driven, ovvero basati sui dati, cioè partendo da cosa interessa davvero al tuo cliente target, allora sono assolutamente necessari per educare i tuoi potenziali clienti rispetto ai benefici che otterrebbero dai tuoi prodotti e dai tuoi servizi. Ma veniamo quindi al tema di questo video. Una strategia per creare contenuti in modo più semplice e al contempo efficace è la cosiddetta content curation. Questo termine indica l'insieme di attività volte appunto a curare, a selezionare contenuti di terzi, ovvero condividere nei propri canali materiali prodotti da altri, che però possono essere utili al tuo target. Stiamo parlando di notizie ovviamente correlate al tuo settore, novità rilevanti, interpretazioni normative, articoli che ritieni che siano ben scritti, trucchi, video virali, casi di successo. Presente come quando in TV o alla radio leggono le notizie più interessanti direttamente dai quotidiani. Ecco, quello è un semplice esempio di curation. In pratica loro selezionano ciò che ritengono più rilevante per il pubblico. Ovviamente lo puoi fare anche tu con la tua strategia di marketing. Puoi alternare ai tuoi contenuti alcuni contenuti non creati direttamente da te, ma che possono essere davvero rilevanti per il tuo pubblico e che quindi tu puoi selezionare per loro creando continuamente nuovo valore. Il vantaggio? Beh, innanzitutto risparmi tempo e dimostri di essere sempre sul pezzo, sempre informato sul settore di cui ti occupi. Inoltre aumenti la tua autorità quando condividi articoli di testate autorevoli, di autori importanti, senza essere sempre autoreferenziale, scrivendo sempre tu i contenuti. Al contempo offri pure un servizio utile a chi ti legge. Insomma, riesci a diventare un vero e proprio leader di pensiero. Ok, tutto bello, ma poi come farlo in pratica? Apparentemente infatti sembra tutto facile, basta trovare contenuti e ricondividerli. Sappi che in realtà non è così semplice. Soprattutto online si trova tutto il contrario di tutto, inoltre come abbiamo già visto ci sono più contenuti che esseri umani per visualizzarli. Per cui per non smarrirti in questa giungla è necessario adottare degli step molto precisi. Devi seguire il metodo FCS, una metodologia che si sviluppa in 3 fasi e indovina un po', come sempre i dati hanno un ruolo davvero fondamentale. La prima fase è find, ossia trovare contenuti che siano di interesse per il tuo target e in linea con quanto i tuoi utenti cercano e desiderano leggere. Per fare ciò devi conoscere a fondo il tuo cliente grazie all'analisi della sua buyer personas, tema di cui abbiamo parlato moltissime volte. Quando è chiaro a chi ti stai rivolgendo, puoi sfruttare diversi software e portali che nascono proprio per aiutarti a trovare contenuti interessanti. Ad esempio puoi utilizzare Feedly, piattaforma per raccogliere tutti i blog di settore per leggere direttamente gli articoli più rilevanti e salvarteli. Oppure TrendSpotter e BuzzSumo nascono proprio per creare dei feed tematici, aiutandoti a scoprire le novità. O ancora Paper.ly e Pocket sono fondamentali per salvare ciò che trovi di utile.
Puoi anche registrarti a newsletter di magazine di settore o di altri influencer che nascono proprio per segnalare notizie e articoli rilevanti. Insomma, devi crearti una strategia per trovare continuamente contenuti sull'ambito di cui ti occupi e su cui vuoi diventare rilevante. La seconda fase è quella del curate, che consiste nel valutare i contenuti raccolti per scegliere quelli che ritieni realmente utili. Si tratta della fase che richiede più tempo proprio perché devi verificare, ovviamente con attenzione, la veridicità dei contenuti che vai a condividere, proprio per evitare di incappare nelle fake news. In questa fase è molto importante capire se e come quel contenuto può davvero essere utile al tuo pubblico. Devi fare davvero attenzione che non sia controproducente alla tua strategia di comunicazione. Una volta che hai selezionato i contenuti è il momento di aggiungere le tue considerazioni personali. Devi fare emergere ovviamente il tuo punto di vista, devi posizionarti come esperto di settore e mettere in evidenza i punti chiave di quel contenuto che condividi. Devi dire chiaramente ciò su cui sei d'accordo ed eventualmente ciò che assolutamente non condividi. E infine c'è la fase di share, in cui devi condividere i contenuti e le tue considerazioni sui contenuti con il tuo pubblico, scegliendo i canali più appropriati. Possono essere i social media, il tuo canale LinkedIn, il tuo blog o anche una newsletter. Nel nostro caso, ad esempio, nella newsletter settimanale CMI Sunday Report condividiamo sempre almeno 3 articoli interessanti che il nostro team seleziona in quanto importanti e di valore per chi ci legge. Tra l'altro, se vuoi iscriverti anche tu al Sunday Report, trovi il link in descrizione. Ma non è finita qui, ovviamente non basta fermarti alla pubblicazione, devi sempre monitorare i risultati dei contenuti che hai condiviso e sulla base dei dati che raccoglierai trarre le tue conclusioni e soprattutto iniziare a crearti delle best practice. Per farlo ti basterà condividere i link con tool di tracciamento come ad esempio Bitly per monitorare il numero di click nel tempo, oppure Sniply che ti permette addirittura di aggiungere dei pop-up anche sui contenuti degli altri. Come vedi, quindi, sfruttare i dati e la marketing intelligence è essenziale sia per fare content creation che per fare content curation. Infatti le due strategie devono essere bilanciate, evitando di esagerare con l'una o con l'altra. Ora non ti resta che mettere in pratica e iniziare a raccogliere i primi risultati. E tu come stai utilizzando i contenuti nelle tue strategie? Hai già provato la content curation? Scrivicelo nei nostri commenti se ti va di avere anche i nostri consigli. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e se non l'hai mai fatto inizia a fare content curation proprio condividendo questo video. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per ricevere la notifica su ogni nuovo video settimanale. Alla prossima e nel frattempo ricorda Think Big Data.